Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi. Come state? Spero tutto bene e pronti per una nuova chiacchierata insieme. Oggi, come avrete intuito dal titolo, parleremo di una notizia che ha fatto un po' il giro del web e che ha creato un po' di scompiglio tra i fan italiani, e non solo, di un attore turco che amiamo particolarmente, Burak Özçivit. Ebbene sì, sembra proprio che Burak stia per lasciare, o forse ha già lasciato, l'Italia. Un vero fulmine a ciel sereno per molti, un addio che segna, forse, la fine di un sogno. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo, quali sono le ragioni di questa decisione e cosa potrebbe significare per il futuro. Prima di addentrarci nel vivo della questione, però, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessun video e per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo del cinema, delle serie TV e, ovviamente, del gossip internazionale. E se vi piacciono i contenuti che vi propongo, non dimenticate di lasciare un bel like. Mi fa sempre un sacco piacere sapere che apprezzate il mio lavoro. Ok, bando alle ciance e iniziamo subito a parlare di Burak. Come dicevo, la notizia del suo addio all'Italia ha scosso un po' tutti. Diciamo subito che non si tratta di un addio definitivo, almeno non nel senso stretto del termine. Burak non sta, per intenderci, rinunciando completamente al nostro paese o ai suoi fan italiani. Piuttosto, sembra che stia ridimensionando la sua presenza qui, concentrandosi maggiormente sui suoi progetti in Turchia e altrove. Questo ridimensionamento, però, solleva una serie di interrogativi e alimenta le speculazioni dei media e dei fan. Ma perché questa decisione? Beh, le ragioni possono essere molteplici e, come spesso accade in questi casi, non è facile individuare un unico motivo. Innanzitutto, bisogna considerare che Burak è un attore molto richiesto, sia in Turchia che all'estero. Negli ultimi anni, la sua popolarità è cresciuta esponenzialmente, grazie soprattutto al successo di serie TV come Kara Sevda e Il Sultano. Kara Sevda, in particolare, è diventata un vero e proprio fenomeno globale, conquistando il cuore di milioni di spettatori con la sua trama intensa e le interpretazioni magistrali degli attori. Il ruolo di Kemal Soydere ha consacrato Burak come una star di prima grandezza, aprendogli le porte di nuovi mercati e opportunità. Il Sultano, d'altro canto, ha mostrato la sua versatilità come attore, capace di interpretare ruoli storici con grande credibilità e carisma. Questo significa che ha un'agenda fittissima di impegni, tra riprese, promozioni, eventi e quant'altro. È quindi comprensibile che debba fare delle scelte e concentrarsi sui progetti più importanti per la sua carriera. La gestione della sua immagine pubblica, inoltre, richiede un notevole impegno di tempo ed energie. Partecipare a eventi, rilasciare interviste e interagire con i fan sui social media sono attività fondamentali per mantenere alta la sua popolarità e consolidare il suo status di star internazionale. Inoltre, è importante ricordare che Burak è un uomo di famiglia. È sposato con la bellissima attrice Fariye Evcen e insieme hanno 2 figli. Ovviamente, la famiglia è la sua priorità assoluta e, come tutti i genitori, desidera trascorrere più tempo possibile con i suoi bambini, vederli crescere e partecipare attivamente alla loro vita. Vivere stabilmente in Italia, lontano dalla sua famiglia, potrebbe essere diventato troppo difficile e impegnativo. La distanza dalla famiglia può pesare molto, soprattutto quando si hanno figli piccoli. Le videochiamate e i brevi viaggi possono alleviare la nostalgia, ma non sostituiscono la presenza fisica e la possibilità di condividere la quotidianità con i propri cari. Immaginate quanto possa essere difficile per Burak dover dire addio ai suoi figli dopo pochi giorni trascorsi insieme, sapendo che li rivedrà solo dopo settimane o mesi. Questa situazione, a lungo andare, può generare stress e insoddisfazione, spingendo l'attore a riconsiderare le proprie priorità. C'è poi un altro aspetto da considerare, la questione professionale. Negli ultimi tempi, Burak ha partecipato ad alcuni progetti italiani, come ad esempio la campagna pubblicitaria per un noto marchio di pasta. Tuttavia, non sembra che ci siano state altre opportunità concrete di lavoro nel nostro paese. Forse, Burak sperava di poter recitare in una serie TV o in un film italiano, ma per il momento non si è concretizzato nulla di interessante. È quindi possibile che abbia deciso di concentrarsi su altri mercati, dove le opportunità sono maggiori e più in linea con le sue ambizioni professionali. Il mondo dello spettacolo è competitivo e imprevedibile,
e non sempre le aspettative corrispondono alla realtà. Anche un attore affermato come Burak può incontrare difficoltà nel trovare e ruoli che lo soddisfino pienamente e che gli permettano di esprimere al meglio il suo talento. In Italia, il mercato del lavoro per gli attori stranieri è particolarmente difficile, a causa della forte concorrenza e delle preferenze spesso accordate ai talenti locali. Burak potrebbe aver valutato che le opportunità in Turchia e in altri paesi, come ad esempio quelli del Medio Oriente, siano più promettenti per il suo futuro professionale. Naturalmente, queste sono solo delle ipotesi. Non possiamo sapere con certezza quali siano le vere ragioni che hanno spinto Burak a prendere questa decisione. Forse, la verità è un mix di tutti questi fattori. Quel che è certo è che il suo addio all'Italia lascia un po' di amaro in bocca ai suoi fan italiani, che speravano di vederlo più spesso nel nostro paese. Si era creata una certa aspettativa, alimentata dalla sua presenza in eventi pubblici e dalla sua apertura nei confronti del pubblico italiano. L'idea di poterlo vedere recitare in italiano o di incontrarlo più facilmente era diventata un sogno per molti fan. E a proposito di fan italiani, come hanno reagito a questa notizia? Beh, ovviamente con un mix di tristezza e delusione. Molti speravano che Burak si trasferisse definitivamente in Italia e che diventasse una sorta di ambasciatore della cultura turca nel nostro paese. Vedere sfumare questo sogno è stato un duro colpo per alcuni. Le community online dedicate a Burak sono state inondate di messaggi di dispiacere e di affetto nei suoi confronti. Molti fan hanno espresso la loro comprensione per le sue scelte personali e professionali, ma non hanno nascosto la loro tristezza per la sua partenza. Alcuni hanno ricordato i momenti speciali trascorsi durante i suoi incontri con il pubblico italiano, come ad esempio le sfilate di moda, le presentazioni di prodotti e le interviste televisive. Altri hanno espresso la speranza di poterlo rivedere presto in Italia, magari in occasione di qualche evento speciale. Tuttavia, la maggior parte dei fan ha compreso le ragioni di Burak e gli ha augurato il meglio per il futuro. Molti hanno espresso il desiderio di poterlo incontrare di nuovo in Italia, magari in occasione di qualche evento o convention. Ma cosa significa questo addio per il futuro di Burak? Beh, come dicevo prima, non si tratta di un addio definitivo. Burak continuerà sicuramente a venire in Italia per lavoro o per piacere. Magari lo vedremo di nuovo protagonista di qualche campagna pubblicitaria o ospite in qualche programma televisivo. Le aziende italiane potrebbero continuare a puntare su di lui come testimonial per i loro prodotti, sfruttando la sua popolarità e il suo fascino per raggiungere un pubblico più ampio. Le emittenti televisive potrebbero invitarlo come ospite in talk show e programmi di intrattenimento, per sfruttare il suo carisma e la sua capacità di attrarre spettatori. Inoltre, è importante ricordare che i fan italiani potranno continuare a seguirlo attraverso i suoi profili social, dove è molto attivo e condivide spesso aggiornamenti sulla sua vita e sui suoi progetti. Inoltre, la sua carriera in Turchia è in pieno fermento. Ha recentemente terminato le riprese della serie storica Kuruluş Osman, che ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica. E sembra che abbia già in cantiere nuovi progetti, sia per il piccolo che per il grande schermo. Si vocifera di un suo possibile coinvolgimento in un film d'azione ad alto budget, che lo vedrebbe interpretare un ruolo completamente diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati. Alcuni rumors lo danno come protagonista di una nuova serie drammatica, ambientata nel mondo della giustizia, che potrebbe consacrarlo definitivamente come uno degli attori più importanti del panorama turco. Insomma, il futuro di Burak si preannuncia ricco di impegni e di soddisfazioni. E l'Italia in tutto questo? Beh, nonostante il suo addio, Burak ha sempre dimostrato di avere un legame speciale con il nostro paese. Ha spesso dichiarato di amare la cultura italiana, la cucina, l'arte e il paesaggio. E ha sempre speso parole di elogio per i suoi fan italiani, che lo hanno accolto con grande affetto e calore. Sono convinta che continuerà a coltivare questo legame e che tornerà a trovarci presto. Il suo amore per l'Italia traspare dalle sue interviste e dai suoi post sui social media. Spesso condivide foto dei suoi viaggi nel nostro paese, mostrando il suo apprezzamento per le città d'arte, le spiagge, le montagne e le specialità gastronomiche. Ha più volte espresso il desiderio di imparare l'italiano e di conoscere meglio la nostra cultura, dimostrando un sincero interesse per il nostro paese. Dopotutto, l'Italia è un paese che ha sempre affascinato gli artisti di tutto il mondo. La sua storia, la sua bellezza e la sua vivacità culturale la rendono una meta irresistibile per chiunque ami l'arte e la creatività.
E Burak, da bravo artista, non può certo rimanere indifferente al fascino del nostro paese. L'Italia è da sempre un punto di riferimento per l'arte, la moda, il design e la cultura in generale. Molti artisti stranieri hanno trovato nel nostro paese un'ispirazione e un terreno fertile per esprimere il loro talento. Burak, con la sua sensibilità artistica e la sua apertura verso il mondo, non può che essere attratto dalla ricchezza e dalla diversità del nostro patrimonio culturale. Quindi, ragazzi e ragazze, non disperiamo. L'addio di Burak all'Italia non è la fine di un sogno, ma solo una nuova fase della sua carriera. Continuiamo a seguirlo con affetto e a sostenerlo nei suoi progetti. E chissà, magari un giorno lo rivedremo di nuovo protagonista in Italia. Manteniamo viva la speranza di rivederlo presto nel nostro paese, magari in occasione di un evento speciale o di un nuovo progetto professionale. Continuiamo a seguirlo sui social media, a commentare i suoi post e a dimostrargli il nostro affetto. E chissà, magari un giorno il nostro sogno si avvererà e potremo rivederlo recitare in italiano o partecipare a un film italiano. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato un po' di chiarezza sulla questione dell'addio di Burak Özçivit all'Italia. Come sempre, ho cercato di darvi una panoramica completa e obiettiva della situazione, senza sensazionalismi o gossip inutili. In sintesi, abbiamo visto che Burak sta ridimensionando la sua presenza in Italia per concentrarsi sui suoi progetti in Turchia e altrove. Le ragioni di questa decisione possono essere molteplici, tra cui impegni professionali, priorità familiari e mancanza di opportunità concrete di lavoro nel nostro paese. Nonostante questo, Burak ha sempre dimostrato di avere un legame speciale con l'Italia e i suoi fan, e sono convinta che tornerà a trovarci presto. Ringrazio tutti voi per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Adesso, tocca a voi. Cosa ne pensate di questa notizia? Siete dispiaciuti dell'addio di Burak all'Italia? Avete qualche aneddoto o ricordo particolare legato a lui? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Sono curiosa di leggere le vostre opinioni. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi aiuterebbe tantissimo a crescere e a proporvi contenuti sempre migliori. Grazie ancora per il vostro supporto e per il vostro affetto. Vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. Ciao!